Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione interattiva di italiano. Nella lezione di oggi impareremo le regole della concordanza dei tempi al congiuntivo, ma lo faremo attraverso un esercizio. Infatti, ora ti farò vedere un bel esercizio sullo schermo. Puoi mettere in pausa il video e dopo, quando hai finito l'esercizio, puoi riprendere il video e io ti darò le soluzioni, così potrai capire più facilmente le regole della concordanza. Prima di iniziare però voglio anche ricordarti che abbiamo preparato per te un fantastico PDF. Nel PDF troverai l'esercizio di oggi con tutte le spiegazioni, ma anche un esercizio extra. Quindi se vuoi fare ancora più pratica con questo argomento, scarica il PDF e troverai anche un esercizio extra. Quindi clicca qui sotto sul link in descrizione e inserisci il tuo nome e la tua mail, così ti manderemo il PDF della lezione di oggi. Adesso iniziamo. Ecco qui l'esercizio. Devi completare con la giusta forma del congiuntivo dei verbi tra parentesi. Quindi puoi usare il congiuntivo presente, imperfetto, passato e trapassato. Metti in pausa il video e quando hai finito riprendi il video, così ti darò le soluzioni. Dai, buona fortuna! Fantastico! Adesso vediamo le soluzioni a questo esercizio. Però non mi sono ancora presentato. Io sono Stefano e se non mi conosci sono un insegnante di italiano per stranieri e qui sul mio canale pubblico video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se ti interessano tutte queste cose non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Adesso iniziamo subito con la lezione di oggi e correggiamo l'esercizio che hai appena fatto. Iniziamo dalla prima frase. Penso che l'incontro di ieri, dobbiamo usare il verbo essere, davvero interessante. Per capire quale tempo del congiuntivo usare, dobbiamo seguire due passaggi. Il primo passaggio è guardare il tempo della frase principale. Penso. Penso è un presente. Se il verbo della frase principale è al presente, possiamo usare nella frase dipendente il congiuntivo presente o passato. Quindi abbiamo solo due opzioni. Sì, in alcuni casi possiamo usare anche il congiuntivo imperfetto, però è un caso più particolare. Quindi concentriamoci sul presente e il passato. Ora quindi dobbiamo scegliere se usare o il congiuntivo presente o il congiuntivo passato. Usiamo il congiuntivo presente se le due azioni, quindi quella della frase principale, penso, e quella della frase dipendente, avvengono nello stesso momento, quindi se sono due azioni contemporanee, cioè avvengono nello stesso momento. Invece usiamo il congiuntivo passato se la seconda azione, quella della frase dipendente, avviene prima dell'azione nella frase principale. Qui diciamo penso che l'incontro di ieri, davvero interessante. La mia domanda per te è essere, quindi questa seconda azione, cioè il fatto che l'incontro di ieri, essere molto interessante, avviene prima di penso o nello stesso momento? Pensaci un po'. Avviene prima. Ma perché avviene prima? Perché abbiamo la parola ieri, è molto semplice. Quindi io penso ora, in questo momento, che l'incontro di ieri, davvero interessante. Quindi dobbiamo coniugare il verbo essere al congiuntivo passato, perché l'azione di questo incontro, che è interessante, è anteriore, cioè avviene prima all'azione di pensare. Perciò la frase corretta è: penso che l'incontro di ieri sia stato interessante, congiuntivo passato. Se hai qualche problema con la coniugazione dei tempi al congiuntivo, ti consiglio questo video che è molto utile.
puoi guardarlo cliccando sul link che ti metto qui sotto in descrizione. Ma ora passiamo alla seconda frase. È normale che tu sentirsi confuso in questi giorni, stai vivendo una nuova esperienza. Qui abbiamo nella prima frase, nella frase principale, è normale, un'espressione impersonale che richiede il congiuntivo. E poi nella frase dipendente che tu sentirsi, un verbo riflessivo, confuso in questi giorni. Qui che cosa possiamo capire? Che non c'è una frase che avviene prima di un'altra, come nell'esempio precedente, ma le due azioni, quindi il fatto che è normale e che sentirsi confuso in questi giorni, queste due azioni avvengono nello stesso momento, sono due azioni contemporanee. Quindi se abbiamo nella frase principale un verbo al presente, è normale, e nella frase dipendente un'azione contemporanea che avviene nello stesso momento nel presente, dobbiamo usare il congiuntivo presente. Quindi è normale che tu ti senta confuso in questi giorni, stai vivendo una nuova esperienza. Ora passiamo alla terza frase, però prima di darti la soluzione alla terza frase voglio chiederti un piccolo favore. Se questo video, questa lezione ti sta piacendo e ti sta aiutando in italiano, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo ci aiuta davvero tantissimo a far crescere il canale. Quindi se vuoi aiutarci, lascia mi piace, è gratis, facilissimo. Torniamo alla lezione e parliamo della terza frase. È chiaro che Giada non venire alla festa di domani. Qui che cosa succede? Nella frase principale abbiamo sempre il verbo al presente, è chiaro, di nuovo un'espressione impersonale, ma nella seconda parte cosa capiamo? Che l'azione di Giada non venire alla festa di domani è un'azione futura, perché è un'azione che non avverrà domani. Però abbiamo un problema. Il congiuntivo futuro non esiste. Quando ci troviamo in questa situazione, quindi quando abbiamo un rapporto di posteriorità, quindi l'azione nella frase dipendente avviene dopo, nel futuro, rispetto all'azione nella frase principale, o usiamo il futuro, quindi il futuro semplice, o usiamo il congiuntivo presente. Infatti per questa frase abbiamo due risposte corrette. È chiaro che Giada non verrà alla festa di domani, quindi usiamo il futuro, oppure è chiaro che Giada non venga alla festa di domani, usiamo il congiuntivo presente. Ma cosa succede se il verbo nella frase principale è al passato? Vediamolo nella quarta frase. Pensavo che capire le mie idee. Invece mi rendo conto che non avevi capito nulla. In questo caso abbiamo pensavo nella frase principale, quindi un verbo all'imperfetto. Quindi pensavo che le mie idee, ma mi rendo conto che non avevi capito nulla. Quindi l'azione di capire le mie idee è un'azione che avviene prima di pensavo. Quindi è un'azione che avviene nel passato, ma in un passato ancora più passato rispetto a pensavo. Cioè io pensavo ieri che tu 10 giorni fa, un mese fa, capire le mie idee. Capito? Quindi quando tra due frasi abbiamo un rapporto di anteriorità, ma la frase principale, pensavo, è già al passato, dobbiamo usare il congiuntivo trapassato, quindi un passato ancora più passato di un altro passato. Scusate il gioco di parole. Quindi la risposta corretta è: pensavo che avessi capito le mie idee, invece mi rendo conto che non avevi capito nulla. Fantastico, e finiamo con l'ultima frase. Speravo che mi chiedere una mano. Mi piace tantissimo questo progetto e non vedo l'ora di aiutarti a realizzarlo. Qui abbiamo sempre nella frase principale il verbo al passato, speravo, quindi un imperfetto. Però che cosa possiamo vedere? Che l'azione di chiedere una mano
Beh, è un'azione che avviene nello stesso momento di speravo. Cioè io speravo, per esempio, durante quest'ultima settimana che sempre durante quest'ultima settimana chiedere una mano per realizzare il progetto. Quindi quando abbiamo due azioni contemporanee che avvengono nello stesso momento nel passato, usiamo il congiuntivo imperfetto. Quindi speravo che mi chiedessi una mano, mi piace tantissimo questo progetto e non vedo l'ora di aiutarti a realizzarlo. Ok, prima di finire quindi facciamo un piccolo riassunto guardando queste immagini. Se la frase principale è al presente, la frase dipendente sarà al congiuntivo presente se abbiamo un rapporto di contemporaneità, quindi le due azioni avvengono nello stesso momento, o un rapporto di posteriorità, abbiamo un'azione futura e in quel caso possiamo usare anche il futuro. Invece usiamo il congiuntivo passato se abbiamo un rapporto di anteriorità, quindi l'azione nella frase dipendente avviene prima, nel passato, rispetto all'azione della frase principale. Quindi questo quando nella frase principale abbiamo il presente, molto importante, quindi abbiamo penso. Se invece nella frase principale abbiamo un tempo passato, come l'imperfetto o il passato prossimo, per esempio pensavo o pensato, usiamo il congiuntivo imperfetto se abbiamo un rapporto di contemporaneità nel passato, quindi le due azioni avvengono nello stesso momento nel passato, e usiamo il congiuntivo trapassato se l'azione nella frase dipendente avviene in un passato ancora più passato rispetto all'azione nella frase principale. Fantastico, spero che la lezione di oggi ti sia piaciuta, ma soprattutto voglio sapere come è andato l'esercizio. Fammelo sapere qui sotto. Però allo stesso tempo questi sono degli argomenti che spesso necessitano di tanta pratica. Quindi se vuoi fare ancora più pratica con questo argomento, non dimenticare di scaricare il PDF gratis cliccando sul link qui sotto in descrizione o nel primo commento, perché nel PDF troverai un esercizio extra con le soluzioni per fare ancora più pratica con questo argomento. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace e anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!